Buongiorno a tutti, benvenuti nell'officina di Leventil dove a partire da oggi vi insegnerò, almeno secondo i miei criteri, i metodi migliori per costruire, modificare e verniciare un Gunpla, i model kit di plastica appartenenti alla serie Gundam o Gundam, che dir si voglia, e principalmente faremo questo. In futuro apriremo anche altre rubriche, ma per ora questo qua è l'obiettivo principale. Attirare nuove persone in questo hobby fantastico, fargli capire di che cosa si tratta, fargli capire come non perdersi a metà strada e, se possibile, dargli anche una mano a crescere in una maniera migliore. Comunque, non ho intenzione di tediarvi e continuare a raccontare storie, eccetera, forse più avanti faremo la presentazione. Per ora passiamo allo scopo principale del video odierno, ossia un tutorial su quali sono gli strumenti da utilizzare nel modellismo, in questo ramo del modellismo, e come utilizzarli. Il primo strumento che dobbiamo procurarci, che in realtà non è fondamentale ma ci tornerà comodo in una maniera infinita, è un cutting mat, un foglio di un materiale particolare, sembra quasi neoprene inspessito, che ci tornerà utile ogni qualvolta dovremo, non lo so, effettuare un taglio, perché eviterà di rigarsi in maniera indelebile, o anche solo per appoggiare del nastro e fargli perdere un po' di potere collante. Ma il primo scopo utile è poter piazzare le sprue del nostro kit da montare e avere tutto quanto sotto gli occhi senza che i colori vadano a mischiarsi. Passiamo ora a vedere quali sono effettivamente gli strumenti da utilizzare durante il montaggio. La prima cosa che assolutamente vi servirà dopo esservi procurati il cutting mat, che in realtà non è fondamentale a questo punto, è il kit che volete montare. In questo caso utilizzeremo, come potete vedere, un kit Air Master Burst, un kit abbastanza vintage, stiamo parlando del 1996, e all'interno troveremo un libretto con le istruzioni e i vari pezzi del kit imbustati. Io adesso ho già tolto tutto quanto. La prima cosa che dobbiamo andare a guardare sono appunto le istruzioni, che per quanto scritte in giapponese sono di facile comprensione. Ogni pezzo è numerato e quello che dovremo fare sarà molto semplicemente togliere i vari pezzi corrispondenti e unirli tra loro. Nulla di complicato. Prima di iniziare a montare il kit parleremo degli strumenti basilari per questo hobby. Delle tronchesine, che utilizzeremo per tagliare i nostri pezzi dalle sprue, e cerchiamo di capire anche quali tronchesine utilizzare. Vi sono tronchesine che arrivano a costare fino a 32 euro. Di solito vengono usate delle tronchesine a lama piatta. In questo caso invece, come potete vedere, io uso delle tronchesine curve. Sono delle comunissime tronchesine per tagliare le unghie e non vengono consigliate in realtà, solo che le tronchesine che usavo io mi si sono rotte, ho dovuto riparare utilizzando il meno peggio. Adesso, non appena possibile, vedrò di procurarmi delle tronchesine migliori. Invece il secondo strumento che utilizzeremo è un bisturi o un precision knife, come preferite, con punta intercambiabile. Basta svitarlo e cambiare punta. Anche qui ci sono variazioni sul prezzo in base a cosa andate a comprare, ma di solito non serve spendere troppo per avere un oggetto buono. Questo ad esempio è costato 2,50 € e funziona benissimo. Allora, andiamo quindi a comporre la testa di questo kit. Ci servirà il pezzo 10, il pezzo 6, il pezzo 24 e il pezzo 23. Quando andiamo a tagliare dalla sprue dovremo cercare di fare il taglio il più possibile lontano dal pezzo e il più possibile vicino alla sprue, in modo da lasciare questi segni. Adesso, non appena riuscirà a mettersi a fuoco, ecco qua. Come vedete ho lasciato due segni abbastanza evidenti. Questo serve per evitare di stressare troppo la plastica, che potrebbe poi lasciare dei segni bianchi che non sono per nulla belli da vedere. Andiamo dunque a tagliare gli altri pezzi, rimanendo sempre il più lontani dal pezzo possibile e il più vicini alla sprue. Quando facciamo questo dobbiamo ricordarci tutte le volte che
neanche a dirlo, la lama va indirizzata verso il pezzo e deve arrivare dal retro della sprue. Una volta che abbiamo i nostri pezzi, dovremo prima di tutto capire come vanno incastrati tra loro. Questo possiamo farlo tranquillamente guardando il libretto delle istruzioni. Come vedete ci sono delle frecce che ci indicano cosa va dove. Una volta fatto questo andremo a effettuare un secondo taglio cercando di avvicinarci il più possibile al pezzo. Come potete vedere, infatti, abbiamo già tolto un bel po' di plastica a confronto a prima. Idem sugli altri pezzi. Tra l'altro, per quanto queste tronchesine vengano snobbate, ho notato che molte volte su pezzi curvi o ad angolo sono molto utili, proprio perché avendo una curvatura ci aiutano a lasciare meno segni, e questo gioca tutto a nostro favore. Poi, una volta che il pezzo viene trattato in questo modo e i segni quindi restano già meno evidenti di prima, andiamo a prendere il bisturi e con molta calma e molta precisione iniziamo a grattare molto delicatamente il nub mark lasciato dalla sprue fino quasi ad azzerarlo. Cercate di essere il più precisi possibile, ma non cercate di azzerarlo subito in un colpo. Diverse passate, tagliate 1 micron per ogni passaggio, fino ad arrivare a questo punto, ossia quando avrete il pezzo abbastanza pulito. Ci sarà ancora qualche segno, però più o meno sarà allo stesso livello della plastica sottostante. Una volta fatto questo, con il bisturi di lato, in questo modo, inclinato circa di 45 gradi confronto al pezzo, dovrete iniziare a grattare molto gentilmente fino a rimuovere totalmente il segno della sprue. Voilà. Come potete vedere, comunque sia, grattando con il bisturi un piccolo segno di colore andiamo a toglierlo, ma questo non è un problema perché tanto una volta finito il kit, quando andremo tra virgolette a verniciarlo o comunque a sbombolettarlo con una vernice opaca per avere la miglior finitura, questi segni spariranno da soli. Ripetiamo per tutti gli altri pezzi. E una volta fatto questo, seguendo le istruzioni, andremo a montare il nostro pezzo. In questo caso, come ci viene mostrato dal libretto, dovremo mettere prima il pezzo 23, che sarebbe il retro della testa, dopodiché il pezzo 6, che sarebbe il musetto, chiudere utilizzando il pezzo 24, ed infine applicare la V-fin, il pezzo 10, sulla parte frontale. Voilà. Nulla di più facile. Come potete vedere, utilizzando solo il bisturi abbiamo rimosso i segni della testa. Adesso magari si riesce a mettersi a fuoco. Voilà. Per quanto riguarda il primo tutorial dell'officina di Leventhal abbiamo concluso.
e vi ho dato un'infarinatura generale, non sono entrato troppo nello specifico, anche perché queste sono le basi, quello che serve per costruire un kit, come si suol dire, a secco, ossia senza verniciarlo, senza modificarlo, facendolo semplice. Questo, come potete vedere, è il pezzo che abbiamo utilizzato durante il tutorial, e se qualcuno di voi si sta chiedendo sì, ma una volta finito come verrà, questo, per farvi capire, è un esempio abbastanza buono di come verrà il kit finito una volta che l'avrete semplicemente montato. In questo caso è un Exia dalla serie 00. Come conclusione di questo video mi sento di darvi dei link utili che possono servire sia a chi si sta avvicinando a questo hobby sia a chi ormai lo pratica già da un po' di tempo. Il primo che mi sento di darvi è il Gundam Dipendente, community di cui faccio parte, nonché sponsor per questo canale, dove potrete trovare informazioni, consigli, spunti, veramente qualunque cosa. Ci sono due modi per trovarci, uno è tramite Facebook, l'altro è tramite Google. Segnando Gundam Dipendente potrete trovare prima di tutto il nostro blog, poi dall'interno del blog il forum, ossia il cuore pulsante di questa community. Altra community da segnalare è il Gundam Italian Club, credo sia la community più vecchia su territorio italiano per quanto riguarda Gundam e nonché attualmente massima esponente per quanto ci riguarda. Se invece volete sapere dove poter comprare i kit, dove poter comprare l'attrezzatura, mi sento di segnalarvi Anime Robot, un negozio di Torino che ormai è tra i più forniti in Italia, associato con Cosmic Group. In più spedisce anche, quindi se siete di Torino potete andare tranquillamente, è un negozio anche fisico, non è un negozio solo web, mentre se non avete la possibilità di recarvi a Torino potete cercare Anime Robot su Google e sarà, mi sembra, il primo link che vi salta fuori. Se invece vi state chiedendo dove posso comprare l'attrezzatura, io mi sento di consigliarvi due link, Scale Mania e Model Discount. Uno è per il modellismo statico e la costruzione, quindi ha più materiali, mentre l'altro, stiamo parlando di Model Discount, è un po' più specifico, ha dei costi leggermente più alti, però ha veramente qualunque attrezzo voi possiate mai sognare. Poi, come chiusura, mi sento di darvi qualche link dove potrete vedere i lavori che vengono fatti su questi kit a livello, non dico professionistico, ma poco ci manca. Questi tre link sono Gundam Guy, Gunjap e Gundam Kids Collection. Sono tre siti dove giornalmente vengono caricati lavori provenienti da tutto il mondo e o news sui nuovi kit in uscita e quant'altro, nuove upgrade parts, insomma, se avete bisogno di informazioni questi sono i link di cui avete bisogno. Non mi sembra ci sia altro da dire, quindi per il primo episodio direi che è tutto. Io vi saluto e ci rivedremo nel nuovo video. Grazie a tutti.